Bene, vive e lavora a Monaco, spesso viene a staccare la spina in Italia sul lago di Garda. Vorrei invitare sul palco Michael Geldmacher. Grazie. Ok. Buonasera e benvenuti a questa breve presentazione del mio progetto per la MCZ. Sono un po' nervoso perché è la mia prima presentazione in italiano davanti a un pubblico così grande. Per questo, per favore, scusate il fatto che mi devo... Scusate il fatto che mi devo servire di un testo scritto ed anche per il mio accento tedesco. Allora, anche se avete già visto un po' della storia e della idea del video, nel video vorrei portarvi in viaggio attraverso lo sviluppo e le tappe dello sviluppo e della Reflex per la MGZ ed anche darvi una idea del processo del design. Al primo passo all'inizio di un nuovo progetto c'è sempre la ricerca per capire il mondo del cliente, per sviluppare un fiuto dell'obiettivo e per conoscere i competitori. Per questo sono andato al progetto Fuoco l'anno scorso, per chi non la conosce, la fiera la più importante per stufe a pellet. Io non la conoscevo. Ma non voglio annoiarvi mostrando immagini di stufe che non conoscete tutti, ma ho fatto le mie esperienze personali. A parte delle centinaia di stufe a pellet, riscaldamenti, termocamini, stufe a legna e molto più, si trovano comunque sempre cose particolari, confusione criptiche di una bellezza nascosta. E devo dire che all'inizio non sapevo a cosa servisse questa roba, quindi li ho visto esclusivamente come oggetti estetici molto ispiranti. Era veramente un nuovo mondo per me, venendo dal settore dei mobili, però un mondo molto ispirante e pieno di scoperte interessanti. Solo l'ambiente della fiera lasciava desiderare un po'. Normalmente la ricerca non mi serve solamente per conoscere il mercato, ma anche per poter eventualmente trovare un gap, un vuoto da colmare, una possibilità di creare qualcosa di diverso. Ma com'è sviluppare qualcosa di nuovo, di bello, interessante e seducente in un mondo dove tutto sembra già essere stato creato? Come sviluppare qualcosa di valore, qualcosa di significante per un mercato in cui tutto sembra permesso? E soprattutto, come disegnare una stufa diversa e particolare senza semplicemente travestirla? Quando stavo rivedendo la mia ricerca, mi si mostrava un'analogia tra la maggioranza delle stufe. Qualsiasi forma abbia la stufa, la fiamma rimane sempre la stessa. È una questione di tecnica. Quasi tutte le stufe a pellet funzionano nello stesso modo. Per questo le fiamme sembrano uguali. Sfortunatamente era fuori discussione cambiare la tecnologia, anche se mi sarebbe piaciuto tanto, ma chissà, forse in futuro la MCZ. Allora mi sono chiesto come cambiare il carattere della fiamma senza cambiare la tecnologia. Mi sono chiesto se forse aiuterebbe non cambiare la fiamma, ma invece la sua apparenza, osservando più l'effetto della fiamma che la fiamma stessa. Così ci siamo concentrati a ricercare gli effetti di una fiamma. Abbiamo cercato immagini forti che trasportano lo spirito del fuoco, immagini universali. Il riflesso, il chiarore, il barlume della fiamma evocano emozioni forti. La casa riscaldata durante la notte invernale, la luce calda del corridoio che indica che mamma e papà sono tornati a casa
e la lava e l'acciaio ardente esprimono potere elementare del fuoco. Ci siamo resi conto che era piuttosto l'invisibile a causare l'emozione e stimolare la fantasia. La grotta distante nel cuore della notte. Non si vede la grotta, ma si vede il barlume, il riflesso di un fuoco. Il riflesso promette il caldo, la socialità e la sicurezza. L'invisibile si percepisce inconsciamente e crea una valutazione essenziale. Si potrebbe dire che l'essenziale non è visibile, o come avete già sentito, e come diceva la volpe al Piccolo Principe, l'essenziale non si vede con gli occhi. Se ci fosse qualcuno fra di voi a pensare che questo riconoscimento sarebbe stato un aiuto per lo sviluppo del progetto, devo deludervi, perché sembra un po' difficile disegnare qualcosa di invisibile. Inoltre sembra ancora più difficile vendere qualcosa di invisibile dopo. Quindi abbiamo fatto esperimenti astratti per capire la natura del riflesso e dell'ombra, per trovare una soluzione o un modo di diffusione che converrebbe emotivamente ma anche tecnicamente. Sperimentavamo con materiali e oggetti diversi, come la fibra di carbonio o parte della nostra macchina del caffè. Abbiamo preso materiali high-tech o una scolapasta, un mestolo forato, per finalmente preferire una soluzione al lame, che abbiamo trasformato dallo stato astratto in modelli un po' più realistici. Stavamo giocando con colori, con materiali diversi e abbiamo costruito modelli in cartone con l'illuminazione a candela per definire le misure giuste delle lame riguardo la distanza, larghezza e spessore. Questo ha funzionato abbastanza bene, fino a che abbiamo scoperto che una candela forse non era la soluzione ideale per l'illuminazione del nostro modello. Allora abbiamo costruito qualcosa di molto meno pericoloso, forse troppo poco pericoloso, un po' noioso anche, ma grazie all'industria cinese che offre tante cose kitsch, siamo riusciti a ottenere le prime impressioni soddisfacenti. Per continuare con i nostri esperimenti di forma e di funzione, che finalmente erano di successo. Questo è l'effetto che volevamo ottenere e si vede qui nel primo piccolo modello. E dopo questo lungo periodo di sperimentazione e di testing, finalmente abbiamo raggiunto un risultato soddisfacente per continuare con il design. Sembrava che fossimo già arrivati a un risultato estetico, ma durante il processo tanto concentrato sull'effetto della fiamma, temevo che avessimo perso la libertà di provare altre soluzioni. Perché il concetto si sarebbe potuto trasportare bene anche in altre forme. Così abbiamo creato tante variazioni, ma alla fine abbiamo scelto le versioni che si integrano meglio nei basi esistenti della MCZ, portandoci finalmente a un disegno finale o quasi finale. La vista del primo prototipo è sempre accompagnata
di sensazioni forti per quel che mi riguarda. È la prima volta in cui le idee si trasformano in realtà. È la prima volta che i modelli, i disegni, i rendering ricevono il loro reality check. La carta è molto paziente, si dice in tedesco. Le animazioni tridimensionali truccano facilmente e Photoshop e altri programmi aiutano a creare l'illusione. L'acciaio, l'alluminio e tutti i materiali autentici non scusano l'imprecisione o fantasticherie. Così siamo dipendenti dagli specialisti, siamo dipendenti dagli ingegneri, dagli artigiani e la loro esperienza. Per me disegnare un prodotto è sempre una collaborazione, dunque è un piacere lavorare con eccellenti specialisti che aiutano a trovare soluzioni per problemi tecnici, ma anche a risolvere domande estetiche. Sto approfittando del loro sapere e spero che loro abbiano approfittato del mio. Il prototipo serve per risolvere piccole imperfezioni. A volte devo veramente lottare per convincere l'ufficio tecnico della necessità dei dettagli, ma con le persone della MCZ c'è stata sintonia immediata, una concezione identica tra designer e ingegnere. A questo proposito, grazie all'ufficio tecnico, se ci sarebbero alcuni fra voi. Per di più amo l'energia e l'ambiente del laboratorio. Muoio della voglia di fabbricare, saldare e forare io stesso, ma forse è stato meglio che io non l'abbia fatto o non avremmo avuto la stufa da presentare questa sera. E così siamo arrivati alla fine del nostro piccolo viaggio. Avete visto così tanti dettagli e frammenti della stufa che non voglio più farvi stare sulle spine e vorrei invece presentarvi il risultato dello sviluppo, la Reflex per la MCZ. Eccola. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito a esaminare attentamente la stufa nella sua realizzazione. Grazie.